Occhio di lince, ciao. Aborderemo ancora i piedi, ciò che poi i piedi possono dare come delle informazioni al nostro sistema nervoso. Nel primo video abbiamo fatto degli esercizi per le dita dei piedi, partendo con un piede e poi partendo con l'altro, poi tutte e due. Abbiamo fatto anche un altro esercizio, quindi basta che poi andate a vedere la prima parte della serie di 3 video, quindi abbiamo fatto il short foot. Nella parte 2 abbiamo fatto degli esercizi passivi, quindi massaggi, attivazione sul tessuto cognitivo dei piedi, l'abbiamo fatto lo stretching per le dita dei piedi e quindi abbiamo attivato il piede, tutti e due i piedi, per poi dopo eseguire la pratica. In questa video lezione lo faremo le posizioni in piedi. Ricordatevi sempre di seguirmi e accendere la campanella, così in questa maniera vedrete i miei prossimi video, le mie prossime lezioni. Ok, adesso ci posiziamo con le gambe divaricate e cercate sempre di premere con l'alluce e andare verso l'esterno dei piedi, creando questa base, questo appoggio esterno dei piedi. È come se io dovessi fare l'uttanasana ma con le gambe divaricate. Incrocio le braccia e rilascio il tronco in basso. Creo proprio un aggancio dei piedi, come se io dovessi succhiare il pavimento attraverso i piedi. E poi il tronco è completamente rilasciato. Attivo le quadricipiti, le cosce, quindi creo un'attivazione, non una contrazione esagerata, ma attivo per aprire la parte posteriore delle ginocchia. Rilascio i gomiti verso il basso, intensamente verso il basso, senza spingere. Potrei anche fare dei piccoli movimenti, dondolare a destra, a sinistra, in modo tale che il tronco scenda intensamente in basso. Bene, dita delle mani a coppa, la testa su, e mi giro con i piedi puntato verso la mia destra, dita delle mani appoggiate appena sul materassino e guardo in avanti. Tendo intensamente la gamba posteriore. Ok. Giù il ginocchio sinistro e le mani sui fianchi. Cerco di stringere i gomiti, quindi portando le scapole il più vicino possibile alla colonna, quindi attivando i romboidi. Io ci devo spingere verso l'alto, quindi la testa, come se ci fosse un filo che mi tira su, partendo dalla gamba posteriore, quindi dal ginocchio posteriore. Ok? Creo una distanza di minimo di 90 gradi tra la coscia destra e l'addome e dalla gamba posteriore salgo. Ok? Quindi questa gamba posteriore deve essere intensamente dritta, stesa dietro, senza perdere assolutamente sul bacino. Il bacino continua leggermente a fare una retroversione, il ginocchio in linea con il talone, ma con l'alluce sempre leggermente più appoggiato e spinto in basso. Bene, giù le braccia e su le braccia. Virabhadrasana 1. Tendo bene il piede posteriore, indietro. E qui scendo piano piano di nuovo verso il basso. Lo ripeteremo 3 volte. 1, stendo fortemente la gamba posteriore, scendo, 2, e su in alto di nuovo, e poi scendo, 3. Giù le mani di nuovo, stendo la gamba e rimetto sulla posizione iniziale. Premo gli alluci
cerco di andare sull'esterno delle caviglie, quindi aumento l'arco interno dei piedi, incrocio le braccia conserte intensamente, il tronco scende. Quando parlo di un'attivazione dell'addome trasverso, quindi l'ombelico, è per cercare di leggermente bloccare questo respiro anteriore e portare tutto un respiro posteriore a livello del tratto lombare. Ovviamente la respirazione dovrebbe venire dall'alto, dalle scapole, verso il tratto lombare. Cercate sempre di avere l'appoggio esterno, incrocio dei piedi molto accentuati, tolgo l'incrocio e mi giro verso dall'altra parte. Lo sguardo verso l'orizzonte, appoggio appena le dita delle mani e scendo con il ginocchio posteriore. Mani ai fianchi e stop. Quindi stringo i gomiti indietro, attivo bene le scapole, tutta la parte posteriore del tronco attivati, quindi non esageratamente contratta. Premo sempre maggiormente l'alluce, guardate il mio alluce, attivo il piede e della parte posteriore del ginocchio sinistro in questo caso, della parte posteriore del ginocchio destro, stendo e vengo in alto. Ok, intensamente in la gamba posteriore. Attivo la nattica, in questo caso destro, okay? Giù le braccia, su le braccia. Maggiormente sul montante dell'alluce destro dietro. E scendo piano, giù in basso, su in alto di nuovo, parte posteriore 3 volte. Scendo di nuovo 2 e inspiro su, espiro, vengo giù in basso, appoggio appena le dita delle mani ai polpastrelli sulla gamba posteriore, mi giro di nuovo giù in basso intensamente. Faccio da 3 a 5 respiri intensi, attivo le cosce, dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Ok? Adesso vedremo non soltanto il Virabhadrasana 1, ma vedremo anche il Trikonasana, la posizione del triangolo. Giro il piede destro, il piede sinistro è leggermente all'interno, cerco già subito di avere questa presenza dei piedi, perché le posizioni in piedi sono importanti fare attraverso i piedi, bordo esterno dei piedi, bordo interno, quindi non troppo all'interno, non troppo all'esterno, dita dei piedi attivi e metto la mano destra sull'articolazione coxo-femorale, mano sinistra sotto la nattica sinistra. Do una leggera spinta per far sì che io capisca che il femore adesso deve spingere non in basso, ma verso sinistra. Allora, la cresta iliaca a sinistra cosa dovrebbe fare? È come se ci fosse un gancio, mi tira verso l'alto e il femore destro ha la possibilità di spingere verso sinistra, per cercare di portarmi il tronco parallelo a terra. Okay? Occhio al torace di non cedere in basso con l'emitorace sinistro, ma di cercare di avere questa torsione che viene dalla parte bassa del torace verso l'alto. Per far sì che ci sia questo movimento, il respiro deve essere qua. Inspiro, espiro. La mano destra lo potete appoggiare alla caviglia o potete andare ancora più in avanti, potete fare anche all'interno, io preferisco all'esterno, ok? Non c'è esattamente la posizione corretta delle mani, c'è sì un movimento del tronco corretto, ok? Di cercare di avere questa torsione per far sì che la colonna spinga in quella direzione. Ok? Respiro. Piedi,
attivo le cosce e per ultimo il braccio sinistro. La testa che spinge sempre in quella direzione, lo sguardo verso la mano sinistra e su in alto. Tendo le gambe. Della mano sinistra, come se qualcuno mi tirasse su, ok, vengo su del braccio sinistro. Scendo il braccio sinistro, raddrizzo il piede destro e vado dall'altra parte. Ok? Piedi presenti, le dita dei piedi aperte, incavo dei piedi, quindi utilizzo questo movimento del short foot, ok? E andiamo dall'altra parte. Mano destra sotto la natica destra, ok? Mano sinistra sull'articolazione cox femorale. Una leggera spinta, non in basso ma in quella direzione verso destra. Cresta iliaca destra che viene verso l'alto, occhio e torace, quindi le coste fluttuanti non vengono alla destra, non viene scavalcare la sinistra, ma è sempre questo movimento di torsione, quindi non aggiustate quando siete giù, cercate di mantenere questa posizione ancora prima e respiro sul lato destro. Attivo le cosce, sempre questa parte della cresteria che mi tira verso l'alto e il femore che mi spinge nell'altra direzione. Per ultimo, braccio adesso su e la testa che va verso l'alto. Qui posso restare da 3 a 5 respiri. Cosce attivate, quadricipiti, dalla mano destra qualcuno che mi tira su, vengo su in alto, giù il braccio destro, raddrizzo il piede sinistro, allargo le braccia, piego le gambe, piccolo saltellino, piedi uniti. Ecco, oggi abbiamo visto 2 posizioni, Virabhadrasana 1, Trikonasana, partendo sempre di questa idea dell'attivazione dei piedi prima della lezione, durante la lezione e poi nei video successivi vi farò vedere anche una attivazione, come se fosse un rilassamento, ma anche per i piedi alla fine della lezione. Ok? Ricordatevi sempre di iscriverti al mio canale e accendere la campanella. Ci vediamo lungo le strade.